Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Pian piano ci stiamo avvicinando alla primavera e già si vede tanto nel giardino questo perché molte piante sono proprio partite con queste giornate molto soleggiate. Mi vedete in maniche corte perché oggi fa veramente molto caldo, ci saranno 20 gradi circa. Quindi una buona temperatura, una bella giornata di sole e noto che nel giardino c'è proprio un inizio di esplosione vegetativa delle piante coltivate qui nel mio giardino. Le vediamo insieme in questo video così per fare qualche aggiornamento, una bella passeggiata per poter osservare un po' di piante che hanno cominciato a svilupparsi. Ci sono anche alcune fioriture, tra cui i narcisi, qualcuno l'abbiamo già visto in un video precedente, e in più ci sono le prime fioriture di tulipani. Comunque ci facciamo un giretto qua in giardino per vedere un attimino cosa sta succedendo e poi concludiamo il video. Venite con me. Euphorbia Caraccas pervulfeni, una pianta molto affascinante, molto bella. La vedete qui con la sua fioritura per adesso verdastra, dovrebbe diventare molto più gialla e quindi una pianta che spicca nel giardino. Io l'ho piantata qui l'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso, era molto piccola, si è sviluppata nel corso del 2023 e quest'anno, perché poi in inverno mantiene le sue foglie, non è una pianta che perde le foglie, quest'anno ha ricominciato ancora a svilupparsi, quindi è un po' più grande con queste fioriture che possiamo vedere in questa meravigliosa pianta da giardino. Le Euphorbia sono piante che possiamo coltivare nel nostro giardino e sono molto utili perché non richiedono molta acqua, quindi facilissima coltivazione. Io non l'ho quasi mai bagnata l'anno scorso, non ha bisogno di tantissima acqua e quindi è proprio una pianta da giardino moderno. Il cambiamento climatico fa sì che ci sia poi in estate, nel periodo veramente molto caldo, una siccità. L'anno scorso qui in Piemonte c'è stata una siccità abbastanza prolungata. Questa è una pianta che comunque vive benissimo in giardino, vuole il sole che batte direttamente su tutta la pianta, quindi una grande esposizione solare e lei si sviluppa al meglio. Qui la possiamo vedere, veramente stanno partendo un sacco di vegetazioni anche piccoline, tende ad allargarsi molto e diventare molto più grande di quella che vedete qui e quindi quando poi esagera nella sua crescita avrà bisogno poi di qualche potatura per cercare di contenerla. Questa è una pianta che però richiede un pochettino di attenzione perché se cerne un lattice, quando viene rotta, spaccata e ferita, questo lattice non deve mai venire a contatto con la nostra pelle, anche perché se la tocchiamo con le mani può irritarci la pelle e in più se malauguratamente ci portiamo poi le mani in faccia e ci tocchiamo gli occhi, questo può rappresentare proprio un problema. Quindi prestiamo molta attenzione se coltiviamo questa pianta in giardino, però la potete vedere nel suo portamento, è una pianta meravigliosa. Questa è una delle mie piccole soddisfazioni qua in giardino, l'ho presa perché l'ho vista in alcuni video di YouTube di altre persone che hanno il giardino e mi è piaciuta subito. Ho detto dai, proviamo, la mettiamo qua in giardino, vediamo un po' se sopravvive, se vive bene, e effettivamente con pochissime cure sta diventando sempre più bella. Cavolo nero. Il cavolo nero, se lo lasciamo in giardino tutto l'inverno, è una pianta che resiste molto bene al freddo, produce queste foglie che hanno un gusto meraviglioso. Io uso le sue foglie spesso per fare magari dei ravioli ripieni di foglie di cavolo nero cotte con un soffritto di cipolla, in più aggiungo poi anche delle noci, magari anche un po' di ricotta, trito poi il tutto e riempio questi ravioli che prendono questo gusto meraviglioso. Il cavolo nero è uno dei cavoli che a me piacciono più in assoluto. Io adesso sto sperimentando un po' la sua fioritura, volevo vedere come sono i suoi fiori perché solitamente all'inizio della primavera l'ho sempre tolto dal giardino perché montava a fiore e invece quest'anno voglio provare a raccogliere i semi e seminarla poi a fine estate o comunque sì, verso la fine dell'estate per avere delle piante poi pronte da mettere di nuovo in orto. Il portamento fiorifero di questa pianta è molto bello, mi piace, e i suoi fiori quando saranno poi tutti gialli illumineranno il giardino. Stessa cosa accade, laggiù lo potete vedere, per il cavolo cinese, anche lui con dei fiori molto appariscenti, anche lui l'ho lasciato in giardino per portarlo in fioritura e raccogliere poi qualche seme. Tanto in questo pezzo di terra io al momento non pianto nulla, io per le piante da orto diciamo aspetto sempre un po' le prime settimane di aprile perché il clima è leggermente più stabile, dovrebbe arrivare tra l'altro
la prossima settimana un'ondata un po' di freddo, quindi aspetto aprile. Dopo Pasqua, prime settimane di aprile, procederò magari a raccogliere i semi del cavolo nero. Poi queste piante, seguendo un po' le indicazioni di una persona che io seguo, che ha un canale che si chiama La Rivoluzione nell'Orto, avevo visto nei suoi video che queste piante vengono, Yuri, mi sembra che questo è il tuo nome, io mi dimentico sempre i nomi. Yuri, io ti saluto perché mi hai dato un consiglio molto molto utile, canale Rivoluzione dell'Orto, quello di non eliminare totalmente le piante dall'orto, ma tagliarle proprio praticamente alla base, lasciando l'apparato radicale poi nella terra. Questo perché effettivamente le piante, quando sono messe in terra, il loro apparato radicale crea tutto un sistema di collaborazione con microrganismi che si adattano comunque a ciò che c'è all'interno del terreno, non eliminando totalmente le piante ma lasciando questo nella terra, la base della pianta con le sue radici, fa sì che il terreno non viene disturbato, quindi tutta questa serie di microrganismi che sono all'interno della terra non subiscono un grande disturbo. Io, una volta tagliate tutte alla base ed eliminate dopo aver raccolto i semi, andrò a piantare poi altre verdure, in modo da disturbare il meno possibile la terra. Anche perché stiamo sempre andando verso un modo nuovo anche di coltivare le nostre piante nell'orto, che è quello di dare grandissimo rispetto proprio al terreno, che è la base nella coltivazione delle piante del nostro orto, ma anche delle piante da giardino. Meno disturbiamo la terra, più la aiutiamo ad essere sana, e più avremo dei risultati ottimi. Questa è una cosa che io voglio sperimentare anche quest'anno, quindi una volta poi eliminato il cavolo nero tagliandolo alla base, andrò a piantare in questa zona qui, voglio provare a piantare dei fagiolini, perché i fagiolini crescono meglio se hanno una vicinanza ad esempio con le fragole. Io qui ho un altro filare con delle fragole che lascio ancora qui per quest'anno, e quindi ci sarà questa collaborazione tra di loro, fagiolini e fragole piantate molto vicine, o addirittura i fagiolini nello stesso appezzamento di terra delle fragole, si aiutano a vicenda a rimanere sani, producendo per le fragole molta più frutta e per il fagiolino anche una crescita più rigogliosa. Le consociazioni tra le piante dell'orto e alcune piante anche da giardino sono molto utili. Se acquistiamo un qualsiasi libro su consociazioni tra piante, ad esempio quelle dell'orto, scopriremo veramente tante cose interessanti da mettere in atto nel nostro giardino o nel nostro orticello. Vi trovo in questa aiuola. Questa è un'aiuola dedicata ai tulipani e anche altri fiori, ma vi dirò dopo perché. Qui potete vedere che hanno cominciato a fiorire alcuni tulipani, sono molto contento perché a me i tulipani piacciono tantissimo. Io li ho messi un po' viola, un po' bianchi, mescolati un po' insieme per creare un bel po' di colore. Quando mettiamo le bulbose in giardino bisogna fare molta attenzione, bisogna creare un'aiuola apposta per le bulbose, proprio perché poi una volta che sono sfiorite non dobbiamo andare con dei cespugliatori a togliere tutto ciò che c'è di verde per mettere a posto, anche perché poi qua in mezzo crescerà dell'erba, e quindi tante volte per una questione di pigrizia, più che andare a togliere l'erba tra un tulipano e l'altro ormai sfiorito, magari si passa con dei cespugliatori, tanto la pianta ha già fatto la sua fioritura ed è a posto. Questo è completamente sbagliato. La pianta ha bisogno di fiorire e le sue foglie poi di sfiorire, e le sue foglie dovranno rimanere poi sulla pianta. La pianta dovrà continuare ad essere presente nel giardino con la sua vegetazione, perché le foglie servono al bulbo per ingrossarsi e accumulare più sostanze nutritive per affrontare poi bene la stagione invernale, quando sparisce la pianta dal terreno. Quindi finché la pianta non sparisce, non secca, non disturbiamola assolutamente. Io, per evitare che queste piante di tulipani vengano disturbate, ho seminato dei fiori di campo, papaveri, margherite, in modo da creare tanto colore, e tra tutto questo colore loro rimarranno indisturbati con tutto il loro ciclo vegetativo, fino a quando poi le foglie seccheranno. Così il prossimo anno spero di vedere poi nuove fioriture, e in più, anche se il bulbo è in buono stato, anche nuove moltiplicazioni sotterranee del bulbo che garantiscono poi altri fiori. Tra 1, 2 anni, 3 anni andrò poi a scalzarli tutti dalla terra per moltiplicarli e riempire sempre di più questa aiuola colorata. Ho la fortuna qui nel giardino di avere questo ruscello che scende giù, arriva dai prati sopra casa mia. Questo ruscello scende giù, poi si asciuga comunque in estate. Ho la fortuna appunto di avere dell'acqua, l'acqua diventa sempre un bene molto prezioso. Questo ruscello
scorre sottoterra e poi sfocia nel fiumiciattolo che c'è giù nel bosco. Il passaggio sotterraneo di questo piccolo ruscellino tiene umido il mio giardino in molti punti. Il banano infatti cresce molto bene perché trova l'acqua di cui ha bisogno senza essere bagnato. C'è solo un problema, il problema è questo iris, che vedete che io qui ho eliminato gran parte dell'iris che erano sistemati qui, perché è un iris con i fiori gialli che vuole un terriccio molto molto umido, quindi qui ha trovato veramente pane per i suoi denti. Si è sviluppato in maniera enorme, ha creato un sacco di grossi rizomi molto duri e ho dovuto eliminarne una parte per ridare di nuovo a questo ruscello un percorso, perché praticamente aveva invaso tutto, aveva ostacolato il passaggio dell'acqua, e quando ci sono state queste settimane di pioggia veramente tanto intensa, ricordo che sono sceso in giardino e sono rimasto scioccato nel vedere appunto l'acqua che aveva deviato il suo corso e aveva invaso praticamente tutta la zona qua, la zona iniziale degli iris, creando una specie, sembrava quasi una palude. Infatti ho detto no, bisogna correre subito ai ripari. La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere una bella zappa e togliere tutta quella parte lì di iris in modo da ridare il percorso a questo ruscello, altrimenti veramente era un disastro, sembrava, la parte iniziale qua del giardino sembrava veramente una palude. Quindi quando abbiamo dell'acqua che scende giù nel giardino è un grande bene e bisogna cercare di preservarlo senza sprecarlo. Il fatto di avere un corso deviato d'acqua era acqua sprecata perché andava praticamente in tutte quelle piante che di grande acqua non ne hanno bisogno, quindi era un grande spreco di acqua. Adesso sta scendendo giù, qui ho collegato un tubo, questo tubo è collegato con la cisterna dell'acqua del vicino in cui prendiamo la nostra acqua e riempiamo le cisterne. Io ho 3 cisterne da 1000 litri, adesso sono piene di acqua, quindi ho 3000 litri pronte poi da utilizzare in caso di urgenza e di siccità, perché non sappiamo più come procede durante l'anno sia le temperature che le precipitazioni, e se c'è una grande siccità almeno uno ha un pochettino di acqua conservata per poter bagnare, soprattutto, come ho detto anche all'inizio di questo video, la parte dell'orto che è quella che richiede più attenzione per quello che riguarda le bagnature. Questa piccola aiuola, che abbiamo già visto in altri video del canale Appuntamento in Giardino, sta partendo veramente bene quest'anno, e tra l'altro sono molto sorpreso e anche soddisfatto nel vedere che i piccoli bulbi di Cardiocrinum giganteum sono spuntati. Eccola qui. Adesso devo cercare un po' una protezione per quello che riguarda le lumache, perché questa è una pianta molto appetibile per le lumache, tendono sempre a divorarla abbastanza. E ho pensato quest'anno di sperimentare i fondi del caffè, magari creando un perimetro con questi fondi del caffè sbriciolati in modo da impedire il passaggio delle lumache. Vediamo se funziona, proprio per cercare di non usare la lumachina, che è un qualcosa che in giardino a me non piace assolutamente usare. In più c'è un elleboro, questo è quello che abbiamo visto a Natale, nel video di Natale in cui facevo gli auguri, che ho sistemato qui. Ha patito un pochettino il trapianto perché l'elleboro è una pianta che non gradisce tanto essere disturbata nel suo apparato radicale. Io ho cercato di disturbarla il meno possibile, però un pochettino è patito, però vediamo se si sviluppa poi bene e cresce di nuovo bello rigoglioso. In più c'è una bergenia che è fiorita. Queste sono bergenie prese da una casa dei genitori di Giorgio, che ho portato qua per avere un perimetro qua con delle belle foglie verdi e bellissimi fiori rosa veramente stupendi. In più, non so se si vede dall'inquadratura, l'Arum maculatum sta crescendo molto bene, scusate. C'è anche un lamio con questi colori rosa molto belli, e in più c'è qualche altra pianta che deve ancora spuntare. Aspetto. Tra un po' le foglie del banano cominceranno a partire verso l'alto, si apriranno poi creando tutta una zona di ombra, e queste piante ne trarranno poi beneficio, anche perché il banano metterà in ombra questa zona proprio quando arriverà la primavera inoltrata. Le temperature si alzeranno e quindi queste piante hanno necessariamente bisogno di rimanere al fresco, e il banano sarà un ottimo compagno. Eccomi qua nell'orticello, che è un pochettino un cantiere. Sono qui in compagnia di Felicino, che sta girando alla ricerca di insetti e qualche animaletto da catturare. Devo ancora dargli da mangiare, adesso poi si mangia, Felicino? Andiamo a mangiare qualcosa. Questo è un pezzettino dell'orto. Qui c'è il mio orticello, quest'anno l'ho fatto così. Abbiamo piantato già delle insalate,
e anche seminato qualche settimana fa le taccole. Le taccole sono spuntate, si stanno sviluppando abbastanza bene, poi a fine giornata dovrò venire qui a intervenire con una bagnatura perché fa veramente molto molto caldo. Ho sistemato delle lattughe da raccogliere quando poi c'è la testa e portarle in tavola. Non sono insalate da taglio, le ha portate la sorella di Giorgio, le abbiamo messe qua ieri pomeriggio e non abbiamo scelto le insalate da taglio per il semplice fatto che un'insalata da taglio rimane per più tempo, mentre qui volevamo fare una coltivazione veloce, nel senso una volta che c'è l'insalata ci raccogliamo la testa, ce la portiamo in tavola, pian piano la consumiamo tutta, per poi partire ad aprile con le coltivazioni che rimangono per più tempo nella terra, però tanto per cominciare già a utilizzare un po' questo appezzamento di terra fatto a orto e cominciare già a piantare qualcosina, e anche per risparmiare un po' sugli acquisti perché coltivandosi l'insalata in autonomia c'è anche del risparmio effettivamente, quindi speriamo che si sviluppi bene questa insalata. Ce n'è qui, ce n'è anche una piccola striscia lì e anche una piccola striscetta lì, ci saranno una cinquantina di piante pronte poi da essere portate in tavola una volta che diventeranno delle belle insalatone. A me l'insalata piace tantissimo. Questo è l'orticello, come ho già detto anche in un video precedente, qui metteremo semplicemente solo le piante che ci garantiscono quella verdura che riusciamo a consumare, senza avere eccessi, esagerazione nel piantare ortaggi. Per quello che riguarda ad esempio i pomodori ho deciso, ma l'ho già detto anche nei video precedenti, quest'anno metteremo semplicemente quel tot di piante che ci servono per avere dei pomodori da mangiare, senza esagerazione. Io e Giorgio non siamo persone che adorano tanto il sugo, non lo mangiamo quasi mai, la salsa di pomodoro non è un alimento che consumiamo molto, a volte può essere che prendiamo un ragù, magari vegetariano, un ragù vegetale, che ci piace ogni tanto nella pasta, ma più che altro pomodori per portarli così come sono, direttamente raccolti dalla pianta, direttamente in tavola, magari tagliati a dadini piccolini, messi sulla pasta con un po' di olio d'oliva, spolverato di parmigiano reggiano, e rimane un piatto veramente piacevole da mangiare in una giornata magari particolarmente calda. Quindi i pomodori ne metteremo in 7-8 piante. Per me, Giorgio e la sorella di Giorgio che mi aiuterà quest'anno con delle lavorazioni qua nel giardino, direi che sono sufficienti per avere un po' di pomodori da mangiare. Bene, siamo arrivati alla fine del video, concludo così il video con questa aiuola, non so se si vede dall'inquadratura, un'aiuola di iris in cui andrò a seminare delle zinnie, quindi anche qui ci sarà tanto colore. Mi piacerebbe quest'anno in giardino avere tanto colore, dato da fiori abbastanza resistenti che non richiedono particolari cure e soprattutto tantissime bagnature. Diciamo un'aiuola di zinnie qui andrà poi logicamente un po' bagnata, però ci sarà tutto questo colore di questi fiori. In più cercavo un qualcosa da far arrampicare in questa struttura realizzata l'anno scorso con le foglie del miscanthus e del bambù. Vediamo che cosa far arrampicare qua dentro, o al limite sceglierò magari due tipi di zinnie un po' più basse, quelle della mamma di Giorgio, perché ho raccolto tanti semi nella casa della mamma di Giorgio, sono zinnie più o meno alte così, quindi non so se sistemarle all'interno, quelle che sono un po' più alte, e vedere se in commercio ci sono delle zinnie magari un po' più basse, in modo da avere due livelli di fioritura, circondati da questi iris che spero arrivino a fiorire quest'anno per vedere anche un po' l'effetto. Logicamente iris e zinnie fioriscono in tempi differenti, però il bello è proprio questo, avere una fioritura di iris circolare con poi per arrivare poi durante il corso della primavera, tarda primavera, a vedere poi le fioriture delle zinnie. Vediamo. Nel giardino si può sempre sperimentare, il giardino è fatto anche di esperimenti e tante volte ci possono essere degli insuccessi, a volte invece ci sono magari delle grandi soddisfazioni. Il giardino ci regala sempre qualcosa di piacevole. Io ad esempio in questi giorni sto scendendo spesso qui in giardino, ieri ho ad esempio 2 ore per tagliare tutta l'erba e me lo godo, è un luogo veramente di pace e di tranquillità. Io con le piante a volte anche ci parlo, e come ho già detto anche credo in passato, in un giardino non si è mai soli, perché siamo circondati da ciò che abbiamo scelto
ed è ciò che ci regala veramente delle forti emozioni. E in più non siamo mai soli, perché le piante, nonostante la loro apparente immobilità, sono degli ottimi compagni e non ci fanno mai sentire particolarmente da soli in giardino. Io mi sento circondato da amici, qui nel giardino ho tantissimi amici, ognuno con il suo colore e ognuno con il suo profumo. Ciao a tutti e a presto in un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!